C'era quella palla lì vagante e tu hai detto cosa faccio? Faccio gol. Sì, è il mio lavoro, devo fare quello. E ho trovato la palla lì e l'ho messa in rete. Subito il gol dello svantaggio, è stata subito, immediata la reazione, perché avete fatto tanta fatica per gestire una partita, giocarla, replicare colpo su colpo, poi arriva su una serie di rimpalli, si apre questa transizione, sono bravi a fare gol, però lì subito siete partiti a testa bassa della serie, non lo accettiamo. Questo è carattere, questo è un buon segnale. Sì, dopo la partita con il Tottenham qua in casa che ci hanno fatto gol e siamo stati ancora in partita, non abbiamo abbassato la testa, sapevamo che potevamo dare qualcosina in più perché loro dopo aver fatto il gol sicuramente si rilassano un po' e così è andata. Max? Sì, ciao Mauro, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Quanto è difficile per te rimanere in partita in gare come queste dove il pallone arriva veramente poco e poi se hai avuto la percezione, la sensazione che la squadra dall'altra parte sia una delle più forti che avete incontrato proprio per la capacità, l'ho chiesto anche prima, di star bene in campo e di riuscire a costruire gioco come poche altre? È difficile perché dopo un po' devi essere bravo a controllare la testa perché dopo un po' che non arriva la palla, dopo un po' che non la prendi sicuramente ti viene un po' questo nervosismo, non sai cosa fare, però credo che la squadra è stata oggi brava in questo. Nel primo tempo abbiamo subito tanto, il possesso di loro era 60-40 o 70-30, non so più o meno quanto, 60-40, però siamo stati bravi a stare lì, a aspettare, cercare le ripartenze e poi peccato che ci hanno fatto questo gol, credo che non nel momento miglior che stavano facendo loro, però noi siamo stati bravi in questo aspetto qua, ad aspettare, a essere consapevoli che potevamo far male con le ripartenze perché loro a fare questo gioco si aprono tantissimo e poi rimangono dei buchi quando perdono il pallone. Alberto. Ciao Mauro, volevo chiederti quanto, pur con poco tempo a disposizione, con l'ingresso di Lautaro magari tu hai avuto un po' meno pressione addosso, perché comunque era un altro lì in mezzo all'area di rigore da tenere d'occhio. Ha cambiato un po', insomma, anche per te avere, forse per la difesa avversaria, avere un altro in più da marcare? Sì, prima di Lautaro c'era anche Raja che stava facendo un po' la mezzala a tre quarti e stava correndo un po' da tutte le parti. È normale che quando è entrato Lautaro è più attaccante lui, ha cercato subito di andare in area, ci siamo messi quasi due attaccanti e poi è stato bravo che ha preso questa palla, l'ha girata dentro subito e è capitata la palla del gol. Grazie Mauro, complimenti. Bomber the Bomber viaggia con una buona media, 4 partite, 3 gol. Mica male, in Champions. Andiamo bene. Sì, ciao Matteo, buonasera. Complimenti non solo per la partita di questa sera ovviamente, ma per l'impatto che ha avuto con l'Inter. Non era sicuramente facile per ciò che ti riguarda arrivare in una squadra così importante ed avere un impatto così forte come lo hai avuto tu. La domanda è questa: la percezione che hai avuto dal campo, dall'altra parte, è quella di una squadra che è ancora forte, al di fuori della vostra portata per certi aspetti, oppure secondo te lavorando ancora c'è la possibilità di colmare il gap molto in fretta? Sì, sicuramente loro in questo momento sono una squadra fortissima, però soprattutto in casa noi abbiamo questo pubblico spettacolare che ci può dare una mano. Comunque oggi abbiamo messo in difficoltà perché, come ho detto prima, abbiamo avuto 2 o 3 palle importanti per andare in vantaggio e quindi dobbiamo riprendere dal secondo tempo perché il secondo tempo è stato fatto a alti livelli, grande pressing e comunque anche un gran possesso palla che contro il Barcellona non è mai facile. Alberto? Ciao Matteo, intanto complimenti per la prestazione. La mia è una doppia domanda. Primo, che sensazione è uscire dopo un Inter-Barcellona tra la standing ovation del pubblico, meritata innanzitutto, e la seconda, che differenza di ritmo c'è rispetto magari ad altre partite quando affronti il Barcellona, sia nel primo tempo che nel secondo? Alla lunga diventa davvero stancante tenere questo ritmo. Quanto è diverso il ritmo quando giochi contro il Barça? Ma la prima domanda è quando esci comunque da uno stadio del genere con tutta questa gente che ti applaude, è un'emozione indescrivibile, ma come tutte le domeniche abbiamo questo pubblico fantastico e noi cerchiamo di dare sempre il massimo per renderli felici e orgogliosi di noi.
Col Barcellona loro il primo tempo ci facevano correre tanto perché noi cercavamo di andarli a prendere alti, ma loro con il loro palleggio importante ti tirava fuori e quindi comunque tu devi fare degli allunghi importanti e comunque anche quando devi ripartire magari non eri lucido, mentre nel secondo tempo gli abbiamo preso un po' di più le misure e li andavamo a prendere meglio, eravamo più corti, più compatti e riusciamo a partire. C'è stato un po' di lavoro questa sera, ma ci sta, contro il Barcellona ci sta che tu debba fare qualche extra in più. Sì, lo sapevo, quindi non è che non ti aspetti niente. È stata una serata di lavoro e va bene così. A questo punto si è guadagnato su campo, dobbiamo essere contenti di punto, ma meno di quello che si è fatto. Insomma. C'è stata qualche giocata particolarmente complicata perché l'abbiamo detto poco, io l'ho detto qualche volta in telecronaca, ma c'è stata in alcuni momenti una pioggia veramente violenta e quindi con un pallone così bagnato, con un campo con quest'acqua così forte che quindi per quanto il Prato abbia un drenaggio perfetto, se arriva con quella violenza il rimbalzo, la palla che scivola, poteva cambiare direzione, c'è stata qualche giocata un po' più complicata delle altre che hai dovuto fare? No, sì, certo, quando piove di più è più difficile, però non è questo problema, tanto siamo abituati e giochiamo sia con pioggia sia no, penso che questo non è problema, lo insegnano loro che sono dei migliori e queste partite ci fanno crescere e possiamo solo imparare. Max? Sì, ciao Samir. Ciao. Ciao, complimenti ovviamente per la prestazione di questa sera, non è stato facile sicuramente. La domanda che ti faccio è questa: nella fase di costruzione del gioco, con Milan e Lazio per esempio siete riusciti molte volte ad uscire con il pallone, palla al piede e a uscire dal primo pressing, stasera è stato molto più complicato. Hai avuto la sensazione che loro sono una squadra diversa, ossia che occupino meglio il campo e siano in grado di chiudere quelle che sono le linee di passaggio meglio di quanto abbiano fatto ovviamente le altre squadre, ma perché hanno un'esperienza diversa? Sì, si vede, il problema è proprio questo, che loro questo lo fanno sempre con tutti e da parecchi anni, non è di oggi, e si mettono subito su campo bene e questo è maggior difficoltà. Però si può uscire anche contro di loro, l'abbiamo fatto anche oggi qualche volta, troppe poche volte, e anche all'andata abbiamo fatto, si può, però ci vuole, come ha detto, tempo e questa squadra è in crescita, non si può fare tutto e subito. Contro Milan e Lazio si usciva molto meglio, ma perché c'erano anche diversi interpreti. No? Alberto? Ciao Samir, complimenti per stasera. Voglio chiederti adesso come siete messi fisicamente, nel senso che contro l'Atalanta sarà l'ultima prima della sosta, ma insomma anche questa sera avete speso tantissimo, ce lo diceva anche Politano, contro il Barcellona il ritmo è sempre altissimo. Sì, è vero, però ci sono tanti giorni da recuperare, penso che questo non deve essere un alibi o qualsiasi cosa. Noi ci stiamo abituando a giocare partite ogni 3 giorni e dobbiamo essere pronti domenica, che squadra Atalanta a Bergamo è sempre una squadra ostica che gioca su uomo e bisogna riguardare e prendere buono di questa partita anche per metterlo nella prossima, anche vedendo un po' come fa Barcellona.